Buongiorno e benvenuti a tutti alla madre di tutte le battaglie, le domande nella vendita. Ogni, ci sono, non so, quasi una scuola di pensiero per ogni venditore. Prima di addentrarci in questo argomento che è caldissimo e rilevantissimo, vi ricordo iscrivetevi al canale e la beata campanella, se la cliccate, anche lì ogni volta che esce un nuovo video siete aggiornati. Io vi ringrazio perché mi aiutate a portare avanti il progetto. Le domande nella vendita sono una cosa abbastanza controversa. Io vi dico la mia. La prima regola che fisserei per le domande nella vendita è fate molta attenzione se fate una domanda e non avete la più pallida idea di quale sia la risposta. Perché è vero che chi fa le domande controlla e gestisce il processo o negoziale se stiamo vendendo piuttosto che interattivo se stiamo semplicemente avendo un'interazione con un interlocutore. Però è anche vero che lo scopo del cliente molte volte, come ben sappiamo, è non comprare, no? O addirittura togliere un venditore in più che è comparso a un certo punto. Ok? Quindi mettere lo scettro in mano al cliente con una domanda la cui risposta può essere usata, diciamo, pericolosamente contro di noi, è sempre un discorso abbastanza importante. Detto questo, come si usano le domande? Beh, io direi ci sono due momenti essenziali, no? All'inizio della vendita, soprattutto se non conosciamo un cliente, le domande hanno senso se devono aiutarci a comprendere veramente chi abbiamo davanti, di cosa ha bisogno, come sta interagendo bene o male con il contesto competitivo, col suo mercato locale, no? E tutto questo molto spesso le domande ci aiutano a scoprirlo e soprattutto, se sono fatte correttamente, no? In maniera puntuale sugli argomenti importanti, aiutano anche a posizionarci come professionisti, no? Perché non solo diamo modo al cliente di esprimersi e dire la sua, ma lo interpelliamo su una questione calda, rilevante e importante e questo sicuramente ci fa apparire come professionisti, evidentemente. L'altro momento, che è quello più importante, più difficile, è quando si sta arrivando a un pochettino al cuore, no, della trattativa, nel senso che abbiamo o stiamo per presentare il nostro prodotto o servizio e a quel punto le domande diventano veramente pericolosissime. Uh, Esistono evidentemente progetti e progetti, no? Prodotti e servizi di maggiore o minor complessità. Tanto più il prodotto è un riacquisto semplice di un qualcosa che abbiamo venduto mille volte e tanto più non ci sono molti dubbi, molte paure, molte cose che dobbiamo superare. Tanto più il progetto o il prodotto è nuovo, articolato, complesso e presuppone anche un impegno importante del cliente nel poi venderlo, rivenderlo e quant'altro, e tanto più, diciamo, ci avviciniamo a quelle che si chiamano le sfide impossibili. E io quindi vi presenterei quello che ho ribattezzato l'imbuto della morte. La citazione è da troppo forte, però so che molti di voi in giovane età forse non coglieranno oppure e o non apprezzeranno. Comunque, l'imbuto della morte è una serie di quattro domande che si susseguono in maniera ben specifica, quattro domande ben precise, che si susseguono in maniera precisa e portano il cliente in questo imbuto, no? Che è la chiusura della vendita. La prima domanda inizia in genere con una domanda aperta. Che cosa vende lei, no? O tu, Mario, Francesco, Giovanni. In questa categoria merceologica cosa le piace consigliare? Oppure cosa le chiedono? Cioè, capite che questa domanda è una domanda che apre un dialogo e porta il cliente a darci alcune informazioni. Sulla base di queste informazioni, la seconda domanda che dovrebbe seguire è una diagnostica, come viene detta, ovvero come fa a consigliare questo prodotto, come riesce a esporre questo determinato articolo, come consiglia questo determinato servizio. No? Il come, l'abbiamo detto forse qualche volta, è una domanda chiave che serve a estrarre la strategia con cui qualcuno fa qualcosa. Ok? Quando il cliente gli chiediamo il come, ci sta servendo sul vassoio intelligente
il modo in cui lui nella sua attività è abituato a consigliare, vendere, proporre quel prodotto o quella tipologia di servizio. A seguire la domanda diagnostica viene una domanda chiusa, cioè a un certo punto, dottore, il nostro prodotto o servizio può essere venduto alla stessa maniera? Può essere presentato? Può essere esposto alla stessa maniera? E voi capite che una volta che abbiamo avuto da lui il modello, il modo in cui lui propone, consiglia, dà visibilità ai prodotti in quella categoria, a un certo punto, magari individuando anche uno degli aspetti più peculiari, caratteristici, e rilevanti del nostro prodotto e servizio, prendendo quello potremmo chiedere al dottore se per il nostro prodotto e servizio può essere fatta la stessa cosa. Risponderci di no è un po' più difficile, chiaramente lo può fare perché è a casa sua, come sappiamo, però vedete che lo stiamo guidando un pochettino in un percorso. L'ultima, che viene detta la domanda confermativa, ovvero prendere un altro beneficio, attributo, chiamatelo come volete, in marketing si chiamano attributi, un altro beneficio, servizio del nostro prodotto che vendiamo, del servizio che vendiamo, no? E portarlo come esempio di un'altra cosa utile del nostro prodotto o servizio e chiedergli se quel determinato aspetto del nostro prodotto può ulteriormente aiutare in quel determinato ambito. Voi capite che non stiamo facendo altro che continuare a presentare il nostro prodotto o servizio, no? Però snocciolando questi aspetti, no? Questi valori aggiunti con ulteriori domande confermative, no? Di che tipo di valore aggiunto se lo può portare e in che maniera secondo lui, e stiamo in un certo qual modo portando il cliente a rendersi conto e a confermarci i benefici del nostro prodotto o servizio. L'imbuto della morte è un qualcosa che funziona, non è la bacchetta magica, savant sans dire, però riuscire a capire la strategia con cui queste domande, no, vengono utilizzate per portare il cliente dove e come, una volta che abbiamo capito qual è il suo modo di presentare, proporre, esporre e quel che volete, ok? Ci facilita sicuramente il compito. Io non voglio andare troppo in là perché sapete che gli spiegoni li ho aboliti, almeno che non ci sia una sollevamento di piazza e non me li chiedete perché invece mi piacevano e allora sarei contento. Farebbe anche molto piacere che mi diceste quali sono gli ulteriori argomenti, aspetti, sfaccettature della vendita, della comunicazione, di quello che volete, che è correlato a quello che stiamo dicendo, che vi piacerebbe approfondire. Giù nei commenti potete inserire quello che volete e mi aiutate a darvi qualche cosa che vi è ancora più utile. Vi ricordo soprattutto la famosa iscrizione e campanella, mi aiutate a sviluppare un pochettino il tutto, per questo vi ringrazio. Vi auguro una buona giornata e forza. Ciao.